want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. Ma buongiorno! Buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale. Ciao! E benvenuti in un nuovo video. Siamo lungo un vialettino in mezzo a un piccolo parco nella città di, perché non l'abbiamo detto, Mostar. L'avete mai sentita la città di Mostar in Bosnia? È una città interessante e storica e c'è una chicca. E noi scoviamo le chicche e adesso andiamo a vederla. Abbiamo deciso di andare a piedi, sono circa 2 chilometri. Almeno ci si sgranchiscono le gambe. Abbiamo dormito in un parcheggio di un piccolo parco, stamattina silenziosissimo tra l'altro. Stamattina ci siamo svegliati e attorno a noi c'erano tutti i taxi, quindi ci è venuto il dubbio che ci fossero venuti a prendere e invece praticamente abbiamo capito che è la base logistica, almeno una parte del parcheggio dove partono i taxi per andare verso il centro. Però noi ce la vogliamo fare appunto a piedi, come dicevamo, perché insomma abbiamo viaggiato in questi giorni, quindi vogliamo sgranchirci. Siamo completamente senza internet perché la scheda non l'abbiamo, i nostri telefoni qui non funzionano perché siamo fuori dall'Unione Europea e quindi stamani cercheremo anche una SIM per questi giorni. La missione è anche la SIM, come al solito, dopo l'ingresso nel nuovo paese c'è sempre la SIM. Qui abbiamo anche il bar Charlie, deve essere un segnale. Ma ancora è presto per mangiare, noi abbiamo solo fatto una ricca colazione. Abbiamo percorso questo bel viale alberato e siamo già arrivati nella zona centrale. Quanto ci abbiamo messo? 5 minuti veramente d'orologio. Infatti non abbiamo nemmeno tirato fuori le biciclette elettriche perché volevamo appunto fare 2 passi. Sì. Poi le distanze erano minime e quindi ne approfittiamo per fare questo bel giro. E poi un'altra cosa, si sta molto bene come temperatura. Il cielo è a parte tutto azzurro, quindi questo ci fa piacere, ma comunque sono le 9 del mattino e veramente abbiamo la felpa leggera e si sta bene. Ora la temperatura ancora non l'abbiamo letta da nessuna parte, però insomma è piacevole. Abbiamo trovato anche questa bellissima mappa con tutte le attrazioni della Bosnia. Vi facciamo vedere dove ci troviamo di preciso. Noi siamo esattamente qui a Mostar e questa è tutta l'area circostante, quindi da vedere c'è tantissimo. Sì. Questo è Medjugorje, dove siamo stati ieri. Abbiamo fatto questo pezzo di strada fino alla città di Mostar, che è famosa per una cosa, che è addirittura patrimonio UNESCO. Ora appena ci arriviamo vi dico. Ci colpisce subito questo aspetto di questa città verde, piena di vie alberate. È veramente un bosco cittadino. Di platani, tantissimi platani che poi di questo periodo hanno questo foliage ramato, giallo, e è molto bello, sono colori caldi, insomma anche fotograficamente è molto interessante. E rende molto piacevole anche una semplice passeggiata. Tuttavia sono presenti anche molti edifici storici che magari mostrano i segni del tempo, delle guerre. Anche questa cosa è molto particolare. I don't think that I'm being that selfish right now.
said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Ci stiamo per addentrare nella Old Town e già veniamo colpiti dalle prime moschee. Troviamo nuovamente le moschee. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. I'm the lazy one, so I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Bisogna dire che la parte storica è veramente degna di nota, è un gioiellino, è un bijou ed è pieno di giapponesi, e voi lo sapete, dove ci sono i giapponesi andate sul sicuro. Poi tra l'altro la pavimentazione è ancora tutta a sasso, un po' scivolosa, infatti quando piove non vogliamo sapere come va, però cioè, rende il tutto veramente affascinante, è come entrare in un borgo nel tempo, cioè veramente è una cosa incredibile. Tantissimi negozi, uno più bello dell'altro, mini bazar, si respira un po' di aria già turca, già turca quasi. Sì, abbiamo visto già i bicchierini del chai, le ceramiche tipiche turche, insomma siamo già rientrati in clima turco. Sì, qualcosa già conosciamo e quindi è bello, è affascinante, insomma c'è gente, ma per fortuna ancora a quest'ora si circola bene. Io i primi l'ho conosciuti quando venni in Jugoslavia. E questo è il punto, ci siamo già. Abbiamo fatto pochi passi e siamo giunti nella chicca che vi dicevamo, ovvero il vecchio ponte di Monstar, che è famosissimo e, come vi accennavo prima, è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Ora adesso, appena c'è un minuto di tranquillità, vi racconto la storia. Anche perché il ponte è molto gettonato, ci sono tantissimi turisti e convergono tutti qui. Tutti qua. Da qui si vede anche un bel panorama sul fiume e insomma è una bella città. Un po' scivoloso? Ho piantato una scivolata, è molto scivoloso questo ponte, bisogna stare molto attenti. Dal lato sinistro del ponte vediamo tantissimi minareti delle moschee e il panorama sulla città. Avete visto il cane come se la gode sotto a questo sole? È veramente caldo. E poi che posto ha scelto? Mamma cioè, proprio nell'apice del ponte si è messo. Del tipo, qualcuno che mi dà da mangiare da qui deve passare. Esatto.
C'è tantissima gente che mangia anche il gelato, mi fa venire una voglia. Ecco, te pareva. Ancora non avevamo sentito i brontoli di stomaco di Fede. Ma il camminare mette appetito. Oggi faremo tanti chilometri, ho già visto il pedometro, siamo già a buon punto. Abbiamo visto anche che su quest'altro lato c'è il noleggio delle barche, dei gommoni, potete fare un giro lungo il fiume. Qui c'è una spiaggetta terrazzata Con le paperelle, guarda belline. Da fare attenzione perché è molto scivoloso. Abbiamo appena passato il ponte di Monstar e si chiama precisamente Stari Monst, che tradotto vuol dire appunto ponte vecchio. È un gioiellino dell'architettura ottomana, costruito circa 5 secoli fa, e è uno dei simboli principali dello stato della Bosnia-Erzegovina. Amichevolmente la gente del posto lo chiamava il vecchio, perché è un ponte, diciamo, che ha sempre unito, pensate, da almeno 5 secoli, le etnie, le religioni e le generazioni, fisicamente le popolazioni che passavano, diciamo, dalla parte est alla parte ovest. Come vi dicevo, praticamente è servito per tanti secoli a unire, diciamo così, delle generazioni, oltre che da un punto di vista fisico le persone passavano sul fiume che si chiama Neretva e avevano questa facilità di comunicazione tra i due lati della città. Purtroppo nel 1993 questo ponte subì la distruzione da parte delle forze croate. Si legge nella storia che venne bombardato, pensate un po', per 2 giorni consecutivi, fino a quando il 9 novembre appunto dell'anno 1993 crollò completamente nel fiume. Con il crollo, oltre che un danno, diciamo, di comunicazione tra le due sponde della città, ci fu proprio un bombardamento al cuore di questa città da parte appunto delle forze croate. La distruzione del ponte fu l'apice di questa guerra che appunto i croati conducevano nei confronti dei musulmani bosniaci. Proprio perché questo ponte era un simbolo di questa nazione, nell'anno 2004 fu completamente ricostruito. Pensate, la peculiarità: fu ricostruito seguendo i disegni originali del tempo, usando anche una pietra locale estratta da una cava qui in zona, e quindi praticamente reso e ricostruito fedelmente come un tempo. Proprio per la sua bellezza questo ponte è stato iscritto nel patrimonio, quindi nelle liste del patrimonio UNESCO. I ponti hanno sempre rappresentato una forte unione, oltre che fisica, come vi dicevo prima, fra le due sponde del fiume che, diciamo, sovrastano, ma anche un'ideologia, una connessione sociale nonché religiosa anche. Infatti si usa la parola pontificare spesso, che è attribuita al pontefice appunto e al Papa, quindi non è casuale questa cosa. Quindi l'appellativo che viene dato al Papa come pontefice ha questo senso, ha questo valore di forte unione, di connessione. Prosegue il nostro tour della città e stiamo costeggiando la parte opposta del fiume. Poi faremo un altro ponte per tornare al punto di partenza. E infatti il 17 luglio del 2005, come ci ricorda questa targa, il ponte è appunto entrato nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Alle nostre spalle abbiamo trovato la moschea più vecchia e antica di tutta la città, se non di tutto il paese, di tutta la nazione. Ora entriamo e la andiamo subito a vedere. C'ha un nome impronunciabile, ragazzi, quindi godetevi le immagini. Si dice Karagözbegova. Karagözbegova. Moschea Karagözbegova. ci si prova. Karagözbeg significa la occhio nero. Ah, occhio nero? Sì, moschea. L'origine del nome è Mehmet Karagözbegova. Le 3 cupole che vediamo qui richiamano le 3 arcangeli. Ah, ok. Gibraile o con la Bibbia Gabriele. Mehmet suo nome è nicknome, si Karagözbey, che significa in lingua turco occhio nero. Il signore che abbiamo incontrato ci ha raccontato anche che questo è il cimitero più antico di tutta la città, di tutta la Bosnia, e ci ha spiegato che le tombe degli uomini e delle donne si differiscono dal turbante, quindi questa palla in cima alla lapide è il turbante e rappresenta la tomba degli uomini, mentre quelli che non ce l'hanno sono le tombe delle donne. E ci ha anche spiegato la particolarità di queste pietre. Sono messe in questa posizione perché servono a massaggiare i piedi delle persone che ci camminano sopra. Ci troviamo di fronte al negozio di telefonia del paese e abbiamo trovato la nostra SIM bosniaca. E vai! Con 10 euro abbiamo 15 giga più 5 omaggio, quindi 20 giga da poter utilizzare nel paese. Come avete visto da alcune immagini, sono tanti gli edifici colpiti dalla guerra, insomma, che c'è stata qui negli anni passati. Grazie all'aiuto del governo italiano questo edificio è stato ricostruito. Risale al marzo del 2000 e hanno messo proprio la targa con la bandiera italiana. Come la maggior parte delle città purtroppo bombardate che hanno trascorso guerre, ci sono forti contrasti fra gli edifici. Qui accanto a noi vediamo un edificio nuovo in vetri, modernissimo, mentre a fianco un edificio semi bombardato, distrutto, con ancora i segni delle bombe sulle pareti. Siamo tornati dal nostro mitico Charlie. D'ombra, ragazzi, mamma mia. Che camminata! Ora vi diciamo subito quanti chilometri abbiamo fatto. Te le sei goduta, qui al freschettino, all'ombra.
E poi io direi che è anche l'ora di prepararsi un pranzetto. Avevate perché dubbi? abbiamo un po' di fame. Hai un po' di fame. Anche te, dai. No, anche io, dai. Lo sai quanti chilometri abbiamo fatto? No. Scrivete quanti chilometri abbiamo fatto. Abbiamo fatto 6 chilometri. Direi non male. Non siamo partiti male male, No, piano piano. Considerando che dovevamo rodare le gambe, insomma, perché non è che siamo stati fermi a casa, Esattamente. Però insomma, diciamo, le passeggiate lunghe e così, però ci voleva, come vi abbiamo detto, ci volevamo un attimino sgranchire, poi useremo anche le bici, però doveva essere la terapia d'urto. Esatto. Per la cronaca sono praticamente mezzogiorno, siamo partiti alle 9, in 3 ore abbiamo fatto il giro di tutto il centro storico della Old Town. Sì. Quindi diciamo che è una città che in mezza giornata si gira molto bene. Se poi sì, la parte vecchia, almeno storica, quella vecchia. ovviamente. È bellissima, se passate da queste parti ve la consigliamo perché è veramente un gioiellino. È pronta la pasta? Un minutino. Ora l'abbiamo spenta, usiamo la tecnica di cottura con il coperchio. Silenziosa. Silenziosa. Qualche minuto e si mangia finalmente. Pasta al pesto. Al pesto. Oggi lo chef consiglia il pesto del barattolo della Coop. Fatto pranzetto, ora si puliscono i piatti e proviamo. No, si puliscono. Marta pulisce i piatti, lava i piatti e io provo ad installare la SIM card nel nostro rugged tablet. Così poi quando andiamo in giro possiamo caricare i video affinché voi li possiate vedere. Speriamo sottotitolo. Perché sai, ogni nuova SIM è un'incognita, è un punto interrogativo, quindi crociate le dita con il guanto. Se poi troviamo anche dei punti wifi gratuiti, perché no? Proveremo a sfruttare anche quelli. Mi dice dobro dosli, quindi significa che la SIM è stata accettata. Proviamo subito a navigare. Internet sembra che stia funzionando. Perfetto, siamo connessi e vai. Benissimo, siamo connessi anche con il nostro telefono. Allora, abbiamo testato, internet va benissimo. Per quanto riguarda il costo, non vi abbiamo detto il cambio della valuta, più o meno. Allora, ci hanno chiesto 20 marchi e praticamente sono 10,34 €. Pagati con la carta, quindi abbiamo già verificato. Abbiamo già verificato, ci hanno scalato 10,34 € per una SIM praticamente da 15 giga. E sembra anche che per il primo bonus di benvenuto ne aggiungano altri 5, quindi dovrebbe essere, ora da verificare, un totale di 20 giga, valevole 10 giorni però. Per adesso cambiamo completamente argomento e veniamo a una cosa a noi molto cara. Esatto, la signorina che è qua dietro appesa alla parete, perché siamo in un nuovo stato e quindi manca la nuova spilletta. Dov'è? Io l'ho già vista. La B, eccola! Questa è la bandiera Bosnia-Erzegovina. Là. E vai! Anche la Bosnia è al posto giusto. Come vi avevamo già detto, siamo venuti fino in Bosnia con il serbatoio quasi in riserva. Abbiamo appena fatto il pieno e udite udite, abbiamo trovato un'offerta iper vantaggiosa. Quanto abbiamo speso? Al cambio sono 1,15 €, quindi insomma direi che ci può stare bene il pieno.
Sì, siamo contenti, no? A parte tutto, sapevamo qui che in Bosnia il diesel costasse meno, pare che nelle altre nazioni limitrofe ovviamente i prezzi sono diversi, quindi l'abbiamo fatto qua. Allora, siamo fermi in questo momento, ma non riusciamo a capire perché. Ci siamo praticamente accodati a una fila di camion e auto. Ora Fede è sceso a piedi, è andato a dare un'occhiata perché c'è una curva e in senso contrario le macchine arrivano, anche se alla spicciolata, ma nel nostro senso di marcia non andiamo. È una strada molto bella, interna, e vogliamo raggiungere la capitale della Bosnia, che è Sarajevo. Ci piaceva fare appunto questa strada, però non capiamo come mai c'è questo blocco. In diretta abbiamo la versione? Non lo so, ho visto fa la curva così, poi vai dritto, poi fa la curva pieno di camion, di macchine, tutto fermo, bloccato, ma non si capisce. Vedete, ci sono le persone che parlano, qualcuno è andato a piedi a vedere, non capiamo. Poi qualcuno ha provato a rivolgersi, a domandarci, cercare di intraprendere una conversazione, ma non parlano inglese e noi alziamo le mani. No, purtroppo non sappiamo comunicare né in bosniaco, in croato, in serbo, eccetera eccetera. Mi viene da ridere che due biciclette, due ciclisti che abbiamo superato qualche chilometro fa ci hanno ripreso e loro sono andati e hanno proseguito. Sì. In questo momento siamo ripartiti, la fila c'è, però i camion stanno andando, non sappiamo se ci siano dei problemi perché dobbiamo fare un ponte, abbiamo visto sulla mappa. Eccolo lì, guarda, che è davanti a noi. Stiamo anche notando purtroppo tanta immondizia, spazzatura che galleggia lungo il fiume. Ci sono delle belle chiazze, sono brutte da vedere. Non ho capito, siamo ripartiti. Blocco della strada misterioso perché nessun mezzo in panne, nessun incidente, non lo so. Guardatevi in quadro un attimo la spazzatura, veramente da urlo. Vedere questo meraviglioso fiume che avrebbe anche un colore molto particolare in queste gole, con queste montagne intorno molto verdi, a tratti brulle, sarebbe bello, ma poi ti giri e vedi questi cancri che sono veramente un obbrobrio. Siamo arrivati ragazzi al punto critico e adesso capiamo il perché della strada interrotta. Guardate qua, una mega frana, guardate che roba. È venuto giù praticamente. Quella è la ferrovia, Oh mamma mia, quella è la ferrovia. E questa è la frana. Questo è il passaggio tutto pieno di polvere. Guardate qua le macerie, i detriti, che roba. Erano i binari del treno, quelli sospesi, da brividi. Speriamo che non sia passato nessuno. Ma non credo perché sarebbero stati divelti dal treno. Insomma, dopo un po' di chilometri abbiamo capito il perché del blocco. Abbiamo letto perché non capiamo, siamo entrati in questa zona, come vi dicevamo, la strada è piena di fango ovunque, attorno ci sono situazioni di fango, di case, di strade divelte, di recinzioni abbattute
non capivamo, siamo andati a cercare e abbiamo visto che di recente questa è stata una zona purtroppo colpita da fortissime piogge, inondazioni, e quindi abbiamo capito il perché. Tantissimi operai al lavoro, persone che credo abbiano perso tutto. Guardate qua, è una roba veramente devastante. Cioè, devastante. Cioè quella lì una casa gli ha portato via tutto, guarda là. Questi ragazzi che stanno facendo, guardate in quella casa, No, stanno proprio scavando, tutto. cioè praticamente tutto. Massi, guardate il tetto buttato giù. Guardate cosa è successo. Mamma. Da brividi, guardate, ci vengono i brividi, ragazzi. Persone che hanno perso tutto. Gli è franata praticamente mezza montagna. Guardate il fango, è ancora fresco, La furia, cioè vedendo queste immagini si capisce la furia e la forza di quest'acqua. Ci sono macchine nel fango laggiù in fondo. Io scusate, rimango, cioè non riesco nemmeno a descrivervi la scena, perché è difficile descrivere una scena, veramente molto difficile. Mi mancano le parole, veramente, cioè sembrava un'interruzione stradale così. Una sciocchezza, un semaforo, anche un piccolo incidente, e invece questa zona è stata molto colpita e purtroppo abbiamo letto in vari punti della Bosnia-Herzegovina, non è solo questa zona qui. Macchine colpite da buttare. Ragazzi, siamo rimasti sconvolti nel notare quanto fango è venuto giù da queste montagne. Ci sono paesi come quello che abbiamo attraversato che praticamente sono invasi dal fango, ha rovinato, ha devastato case, macchine, garage, di tutto. Ma comunque lungo la strada, anche tutto il manto stradale, le piazzole di sosta intorno, sono comunque ricoperte da fango. Tranne magari le gallerie, come siamo adesso, sono entrati, ecco, le gallerie all'asfalto pulito. Ora mi vedete un po' oscurata perché non sono molto illuminate. Purtroppo veramente siamo rimasti male, perché da quello che abbiamo letto è una vasta zona qui in Bosnia che è stata colpita da queste frane e alluvioni. E finalmente, ragazzi, dopo ben 3 ore siamo arrivati a Sarajevo. Come vi dicevo, volevamo raggiungere la capitale. La strada purtroppo era messa male e quindi ci ha allungato di almeno un'ora, giusto, il percorso. Sta tramontando quasi il sole, quindi ora cerchiamo un posto dove fermarci, dove lasciare Charlie. Abbiamo individuato un campeggio e vogliamo capire se è raggiungibile, perché è leggermente fuori, ovviamente dall'altra parte della città, quindi dobbiamo attraversare un po' di siti e vedere il campeggio, arrivarci, capire se c'è posto, eccetera eccetera.